Ok, eccoci qua. Adesso lo piazzo. Ecco. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Daniele e faccio l'apicoltore. Allora adesso vi faccio vedere come sto operando qui in questo apiario. Questo è l'apiario che ho per la caccia e a distanza da 3 km dall'apiario che ho invece per il tiglio abbiamo due condizioni molto diverse, non dico estremamente diverse, ma sono parecchio diverse. Allora, qui le api stanno andando in blocco, non sono ancora tutte in blocco, mentre nell'altro apiario praticamente ho tutte le api in blocco. Quindi già una prima grossa differenza. Abbiamo qua una situazione di alcune famiglie già in blocco e altre famiglie che sono quasi nel blocco di covata. Le regine hanno qua ridotto l'addome, si stanno dirigendo verso la stessa direzione dell'altro apiario. Questo per dirvi che in apicoltura 3 km vogliono dire tantissimo. Abbiamo una condizione completamente diversa. Tanto per cominciare, questo apiario è in pieno sole, è rivolto verso sud-est, il sole sorge di là. Adesso sta calando il sole, qua abbiamo una costruzione, quindi abbiamo l'ombra perché il sole ha già girato dall'altra parte. Abbiamo una situazione completamente diversa, già solo per quello. Poi, in base anche alle fioriture che ci sono qua intorno, la situazione cambia anche per quello. Allora, questa famiglia qua ve la voglio far vedere perché, come vedete, le api sono un pochino nervosette e adesso vi faccio vedere il motivo. Allora, questa famiglia ha passato un po' un finale di stagione un po' particolare. Il 20 di agosto ho scritto: stanno sostituendo la regina, eliminata, quindi le api stavano ammazzando la regina, l'ho fatto io per loro. Il 12/9 ho scritto: la regina c'è, sembra che depone. Stringo su 5 telaini. Adesso vi faccio vedere il nido, lo vado a far saltare per farvelo vedere, vi faccio vedere la situazione per riprendere il ragionamento che ho fatto nel video precedente, il numero 2, il secondo video dell'invernamento, dove vi dicevo che se una famiglia vediamo che è in affanno, che la regina corre per covare, dobbiamo vedere il motivo e vedere cosa fare. Allora, qui abbiamo una bella sponda di scorte, le api ci sono, non è che sono senza, guardate qua. Questa è una mezza sponda di scorte che non è leggera, le api ci sono, c'è il nettare, c'è il polline, le api sono nervose. Qui la regina, come ho letto sopra il bugiardino, si è formata alla metà del mese scorso. Guardate cosa c'è. C'è una rosa di covata che per il periodo e per la zona qui nella bassa è molto estesa. Comunque vedo che la covata è compatta, quindi già questo mi rassicura parecchio. Vedo che le api sono belle, non hanno ali rosicchiate, quindi mi sento sicuro. Qui la rosellina anche qui è bella estesa, la scorta sta facendo la sua mezzaluna sotto la covata come deve essere, il favo è pesante, quindi va bene. L'unica cosa che io vedo è che la regina qui continua a covare. Perché continua a covare? Questa è la domanda che dobbiamo farci. Eccola qui la regina. Un pochino ho ristretto l'addome, è qui sulla parte alta del favo. Non è ancora segnata perché è nata tardi e non ho voluto rischiare a prenderla in mano, ecco, tutto lì. Allora anche qui c'è una bella rosa di covata. La regina è indaffarata, qui ci sono covata tutti gli stadi, larve, uova e tutto quanto. Quale potrebbe essere il motivo per cui questa non è ancora andata in blocco? Io vedo che il nido sta bene, le scorte ci sono, le api ci sono, il polline c'è, qui addirittura c'è la cella reale da cui è nata, la stanno ancora togliendo. Vedete il polline? Il polline qua è impregnato di nettare, stanno già facendo la loro mistura per allevare la covata. E qua una bella sponda. Allora, non è un nido bomba, questo qua, sono 4 telai, 5 telai di api. Adesso quando queste poi stasera si sposteranno di qua, anche questo telaio qua verrà coperto. Però io questo qua lo tengo fuori, lo metto su 4. Faccio così e lo metto su 4. Cosa c'ha questo nido qua? Allora, patologie non ne ha, scorte ce le ha, api ci sono,
nettare e polline c'è. Qui il problema è che la regina vuole a tutti i costi invernare con api che siano figlie sue. Questo è il motivo perché ancora si dà così da fare, perché è giovane, perché è pimpante, perché vuole che le api la reputino una regina performante, non vuole essere sostituita e vuole dare il massimo finché il tempo glielo permette. Quindi io stringendo così adesso su 4, vedete che qua sono 4 telaini belli pieni di api, loro non faranno tanta fatica a riscaldare il nido. Qua ho qualche telaio di scorta, magari se poi d'inverno vedo che la cassetta è leggera glielo possiamo dare, e io la lascio stare così questa cassetta qua. Ho visto che non ha patologie, non ha problemi di scorte, non ha problemi di covata, quindi va bene così. La regina è giovane, ecco il motivo per cui diciamo così è in controtendenza verso le altre, è un pochino in ritardo verso le altre, ha continuato a covare, sta continuando a correre perché la regina è giovane. È molto giovane, ha un mese di vita, questa regina qua si è fecondata un mese fa. Quindi il motivo secondo me è questo, magari mi sbaglierò, lo sapremo solamente la prossima primavera. Perché come dico sempre, sì, quelle cose che facciamo adesso, le decisioni che prendiamo adesso, scopriremo se sono state giuste o sbagliate nella prossima stagione. Ecco, questo per farvi vedere una situazione un pochino più strana del solito, per farvi vedere che non sempre le cose vanno come possiamo immaginarci. Comunque qui ancora nessun problema, abbiamo 4 bei telai belli pieni di api, quindi per invernare siamo tranquilli. Abbiamo anche 2 belle rose di covata nascente con le api invernali, quindi anche in questo caso io mi ritengo tranquillo che possano svernare con serenità. Allora ragazzi, eccomi. Spero di avervi aiutato anche con questo video, spero che lo reputate interessante e spero che anche voi potete trarre spunto dalle mie riflessioni e dalle operazioni che sto facendo e che vi sto facendo vedere. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, mettete un bel like al video per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube e condividete i miei video. Noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!